Buongiorno a tutti, sono Maurizio e oggi vi faccio vedere come mantengo sempre il mio strumento pulito. Nell'ultimo video vi ho fatto vedere come pulivo il bocchino del sassofono, adesso vi faccio vedere come pulisco il resto dello strumento e faccio una piccola manutenzione. Gli strumenti che utilizzo sono veramente pochissimi. Ho questo scobolino al quale ho applicato un tubo di gomma, pennello, un pannetto inumidito con un po' d'acqua, un po' di carta assorbente e un po' di olio per lubrificare. Allora cominciamo, prima di tutto pulisco il keeper ed è facilissimo, basta inserire lo scobolino all'interno del keeper e tirare fuori. Si può prendere il panno inumidito e fare questa operazione per levare dei residui, delle piccole impronte o un po' di sporcizia. Per quanto riguarda il sassofono baritono, i tamponi non è che si inumidiscono tanto perché la condensa si ferma tutta quanta qui nella ritorta, quindi io andrò praticamente a inserire lo scobolino all'interno della ritorta in questo modo, ecco, così potete vedere bene. E si può fare questo lavoro di pulizia della ritorta che altrimenti non sarebbe possibile senza il tubo di gomma. Questa cosa me l'ha insegnata Roberto Ottini, che è un grande baritonista romano che ho apprezzato molto. Io utilizzo poi un pennello per poter pulire nei punti inaccessibili e con questo pennello io vado a levare la polvere. Quindi posso fare questo lavoro con molta delicatezza e vengono puliti tutti quegli spazi che altrimenti non potremmo raggiungere con le mani o con un panno, ecco. In questo modo, cercando di non tralasciare i punti, nessun punto, cercando anche di non essere troppo invasivi perché come sapete qua in mezzo ci sono dei succheretti, ci sono dei feltrini che altrimenti si possono togliere. Ecco, però questo lavoro qua non è assolutamente invasivo, si può fare. Fate attenzione sempre di usare un pennello comunque di qualità e abbastanza nuovo, non usurato, perché altrimenti potrebbe perdere dei peli, possono andarsi a inserire tra il tampone e il caminetto e dare problemi poi di chiusura. E abbiamo fatto la mano sinistra, scusate, facciamo il dietro della mano destra, qua, in questo modo. Una cosa, il baritono quando lo posate su un piano per riposarvi oppure lo dovete poggiare un attimo, lo potete poggiare al contrario degli altri sassofoni, cioè gli altri sassofoni si poggiano in questo modo, diciamo. Il baritono invece si poggia da questo lato perché lo strumento poggia sulla ritorta, sulla campana e sulla base qua, quindi non vengono toccate le meccaniche, non viene toccato questo cluster che altrimenti si potrebbe piegare, ecco. Il resto dello strumento può essere pulito con questo panno che io ho leggermente inumidito con un po' di acqua, quindi niente di particolare, e con questo panno andiamo a togliere la polvere e un po' di impronte lasciate durante l'usura, durante il suonare e quando insomma lo andiamo a appoggiare ci possono cadere delle gocce, ecco, e andiamo a pulire in questo modo. Con questo panno possiamo pulire tutte le parti che invece possiamo raggiungere e che non abbiamo fatto col pennello, diciamo. Come vedete il sassofono baritono, questo è argentato e l'argentatura tende a fare delle macchie di ossidazione. Io non è che col panno le porto via perché questi sono lavori che io faccio fare normalmente a un riparatore che me li fa una volta ogni tantissimo, quando li faccio fare proprio quella che viene chiamata la manutenzione straordinaria, tra virgolette, nel quale lo strumento viene smontato e pulito e gli chiedo anche di levarmi le ossidazioni. Io non lo faccio perché potrei usare dei prodotti come l'Argentil per esempio, però secondo me è troppo invasivo per la
l'argentatura dello strumento, quindi vi consiglio di non usare prodotti del genere. E poi l'ultima cosa, con molta pazienza andiamo a prendere questo olio per le chiavi e andiamo a oliare le chiavi. Ah, ecco, una cosa interessante è che in alcune occasioni c'è questo rumore qua che può dare fastidio in fase di registrazione, allora, o in occasione di un concerto in cui ci sia un volume contenuto, ecco, allora si mette un pannetto dietro così, si aggiunge un po' di questo olio qui nelle rotelle, regoliamo, se no poi ingoccia tutto. Ecco, adesso c'è solo il rumore del tampone, non c'è più il rumore della rotella. E quindi andiamo piano piano a oliare tutti i punti. Adesso insomma non è che vi faccio vedere tutto, però dovete mettere giusto una goccia e poi asciugare l'eccesso. Bene, a questo punto possiamo rimettere il tappino qua, rimettere lo strumento nella custodia e l'abbiamo pulito e curato e possiamo andare avanti a suonare per un bel po'. Arrivederci, ciao!